Ringo Starr, ciao. In ambiente lavorativo può ripagare la strategia di minimizzare i propri punti di debolezza rispetto a puntare sui propri punti di forza? Sono spesso affascinato e attratto da cose in cui non eccello, ma questo mi porta spesso a non sentirmi veramente eccellente in nulla. Ah, questo è un bel punto, Ringo Starr, killer. E io credo che sia una delle cose che ha meglio determinato e influito la mia carriera. Allora, io sono un ingegnere e quindi in teoria dovrei essere una persona estremamente organizzata, focalizzata sui dettagli, con tutta una forma mentis tecnica e via discorrendo. Conoscete i Gantt, no? Questi diagrammi per i progetti con scala temporale, tutte le attività da fare, queste belle barre colorate. Ecco, io su quello ho sempre sofferto tanto nell'esecuzione e quindi per molti anni vivevo quasi una situazione di frustrazione perché dicevo quella parte di skill che mi sarei aspettato dovesse essere ben strutturata e ben forte per una persona col mio background, invece non lo è e quindi ci soffro. E se pensate alle skill di una persona, tipo un equalizzatore, no? Ognuno di noi in alcune è più bravo, in altre meno bravo. Ora, per tanto tempo, e molte scuole ancora oggi, parlano del investi nel migliorare i tuoi punti di debolezza in maniera tale che avrai più competenze. Io non sono d'accordo, o meglio, per me non funziona e vi spiego perché. Perché a un certo punto della mia formazione da dirigente mi sono trovato in un corso aziendale dove mi hanno dato un libro che si chiama Strengths Based Leadership di Gallup. Nel link dove metto i consigli di lettura c'è questo libro ed è stato per me uno dei momenti più importanti nel mio reindirizzamento di carriera, perché lo stress-based leadership si basa su un altro principio, cioè dice invece di ammazzarti per sviluppare delle competenze che non ti appartengono, cioè ci sarà un motivo per cui arrivata a 40 anni sei ancora poco performante sui dettagli, no? Allora la logica è fai questo assessment, capisci come funzioni, cioè il tuo modo di lavorare, il tuo cervello, la tua operatività, in che condizioni rende al meglio e concentrati su quello, cioè è molto meglio performare lì che stare a cercare di migliorare l'altra parte. Una macchina di Formula 1 è inutile che cerchi di migliorarla per rendere bene su uno sterrato, andrà come un treno su un asfalto liscio. Lo stesso l'opposto per la moto da motocross, è inutile che cerchi di cambiare le gomme e migliorarla per farla rendere in pista, no? Quindi una delle cose consigliate in questo è, una volta che tu hai capito come funziona al meglio e perché, cerca lavori, posizioni e sistemi operativi che facciano un buon match con queste tue capacità. Per me è stata una svolta totale, perché una volta che ho capito questo, io sono strategic thinker, io mi concentro e rendo benissimo quando si tratta di lavorare su big picture, concetti e sono veramente terribile quando si tratta di entrare nell'esecuzione nei dettagli e tutto. Quindi da quel momento in poi, ogni volta che ho avuto un cambio di carriera, per prima cosa mi sono occupato di cercare e considerare soltanto posizioni che avessero queste caratteristiche. Se c'era una posizione relativa all'esecuzione di, ma neanche la consideravo. Quando invece ci sono state opportunità di sta nascendo una nuova business unit, bisogna definire il team, bisogna creare la strategia, bisogna decidere dove andare, ecco, quello è il mio campo, mi sono candidato e sto rendendo benissimo. Quando c'è qualcosa di più operativo, dico sempre mi dovete affiancare un project manager o qualcuno che abbia quell'altro set di skill in maniera tale che la combinazione dei due renda benissimo. È inutile che mi sbatto per diventare bravissimo e preciso nella gestione dei Gantt o dell'esecuzione delle piccole cose. Per cui su questo sono scuole di pensiero diverse. Io preferisco valorizzare e fare leva sulle skill invece che concentrarmi sulle cose che non funzionano. Per me ha funzionato molto bene in questa maniera. Spero di aver risposto alla tua domanda e anche alla domanda di TC44, visto che siete allineati. Sì, grazie Simone, è un libro, ho fatto una brevissima recensione, però veramente lo consiglio. Allora, Hack Lab, ciao, bentornato. Ogni volta hai domande interessanti, vediamo.